Pues qué pasa, chavales, pues nada, estamos aquí en este lugar maravilloso. Benvenuti in un nuovo video, mi trovo a Le Goudes, un piccolo villaggio di pescatori che si trova al sud di Marsiglia. Volete scoprire come ho fatto per arrivare fin qui? Guardate tutto il video. Che spettacolo, ragazzi, questa qui è la magica Provenza, la meravigliosa Provenza. Sto pedalando su questa bici Le Vélo lungo la Corniche. È un percorso che inizia più o meno da Plage des Catalans e arriva fino alla Plage du Prado. Qui c'è la pista ciclabile, c'è il passaggio pedonale dove spesso le persone vanno a correre. Guardate che paesaggio meraviglioso. Oggi sono 32 gradi qui a Marsiglia. Sulla sinistra si trovano le case, le ville più costose dove vivono i ricchi. Sono delle ville veramente pazzesche con vista sul mare, giardino privato. Si sente un odore di pesce delizioso, di spaghetti allo scoglio però con salsa al pomodoro. Lungo la cornice inoltre ci sono anche tantissime agenzie immobiliari. È veramente insolito il numero di agenzie immobiliari che si trovano lungo la cornice. Qui a destra è dove c'è stato il festival Ensemble sur les plages. Se non avete ancora visto, guardate il video. Piccola pausa per riempire l'acqua. 32 gradi, si muore di caldo. Qui c'è un'altra spiaggia, sempre super affollata. Qui generalmente fanno anche surf quando ci sono le onde. Il viaggio prosegue direzione Les Goudes, dopo Pointe Rouge. A Pointe Rouge ho fatto il video di kayak a Marsiglia, invece qui ho fatto il video di come ho imparato 3 lingue in 3 anni. Se volete guardarli li trovate su in alto. Qui è dove ho visto la partita Francia-Ungheria 1-1. È bellissimo questo pub, se vi capita di venire a Marsiglia e vi trovate qui vicino Pointe Rouge, venite a The Red Lion. È un pub stile Irish, allestito con i mobili in legno, decorazioni con articoli sportivi, non perdetevelo. Tra l'altro è giusto di fronte alla spiaggia. Voglio andare a vedere cosa c'è in quell'edificio che si trova lì sotto, che sembra una sinagoga. Poi proverò a chiedere informazioni se da lì c'è un sentiero che arriva fino alle Goudes. Non è una sinagoga, è semplicemente una chiesa. L'ho visto dall'interno e adesso inizia il cammino verso Le Goudes. Sto appunto informandomi su internet per capire quale sentiero fare. Probabilmente devo continuare a percorrere il lungomare. Andiamo. Mi sto avvicinando alle Goudes, il posto più a sud-ovest di Marsiglia, dove c'è un promontorio. Intanto già qui ci sono diversi piccoli promontori dai quali è possibile tuffarsi e fare cliff jumping. Lì per esempio credo che da quell'altezza lì saranno almeno un 5-7 metri. Avrei dovuto fare un sentiero qui a sinistra ma non riesco a trovarlo. Probabilmente adesso proverò ad avventurarmi par hasard, a caso qui. Il problema è che qui non c'è la sabbia, ci sono solamente rocce, ci sono un sacco di scogli. Però bisogna fare tantissima attenzione perché se scivoli o prendi una storta ti fa un sacco male perché ti tagli le gambe, le ginocchia in mezzo a queste rocce. Però è favoloso, guardate che vista.
mostrare il forte che si trova sopra questo promontorio, questa roccia. Spero che all'interno non ci sia nessuno, probabilmente sarà abitato da qualche barbone. Comunque andiamo a vedere, ma penso che probabilmente adesso non ci sia nessuno. C'è rimasto ancora il cartello che dice di portare la mascherina e di evitare gli assembramenti. E in questo posto qui, cioè in questo posto qui dovrei portare la mascherina. Ragazzi, ma il cervello connette o cosa? Cioè in questo posto qui dovrei portare la mascherina. Ma stiamo scherzando o cosa? È rimasto un piccolo paesino tipico nel cuore della Provenza. Infatti ci sono le signore che parlano davanti alla porta con le vicine di casa, ci sono le case dei pescatori qui giusto accanto al porto del villaggio. Guardate che belle queste decorazioni vicino alla casa con questi attrezzi marini. C'è un odore strabuono di pesce in questi ristoranti, tuttavia sono molto costosi. Praticamente così il paesino, ci sono solamente barretti e ristoranti, qualche turista. Le persone hanno incrociato pochissimi stranieri. Mi è capitato di incontrare qualcuno che parlasse in tedesco, qualcuno che parlasse in inglese, ma per il resto sono tutti francesi. Quando sono passato per il Vieux-Port in centro in bicicletta oggi pomeriggio prima di arrivare qui, anche lì la situazione è particolarmente drammatica. Oggi è domenica 17 luglio e di pomeriggio praticamente il centro di Marsiglia era vuoto, zero turisti, bar, ristoranti praticamente vuoti di pomeriggio, tutti quelli sotto i portici accanto al Vieux-Port, cioè zona centrale. E calcolate che dal Vieux-Port partono i traghetti che arrivano fino alle Îles du Frioul, chiaramente traghetti presi soprattutto dai turisti. È particolare questo posto come è fatto architettonicamente, con le case molto basse, stile Canarie, queste ceramiche per gli indirizzi stile Comunidad Valenciana. Sì, sembra un po' la Spagna questo posto, con le case basse, sembra le Canarie. Questo qui è il porto e su questo lato qui invece ci sono solamente ristorantini e bar. Tra l'altro i prezzi per mangiare ai ristoranti sono stellari. Questo è un ristorante, si chiama la Capitainerie. Non è la burrata, 18 euro. Il risotto ai gamberi 24 euro. Gratini della mer 28 euro. Non pensavo fosse così caro nonostante si trattasse di un piccolo villaggio. Questa è la prova che è un posto super turistico e tuttavia in questo periodo ci sono pochissimi turisti.